Intanto faccio una piccola distinzione, come dovunque, che i partigiani li divido in due categorie. Ci sono quelli che hanno fatto la lotta partigiana come lotta e io come militare, come forma di offesa non ne la condividessi molto, perché forse a me, per mia mentalità militare, mi stava meglio l'idea delle guerre di un tempo con quelli vestiti rosso da una parte e quelli vestiti blu dall'altra parte e tutti per bene, prego Conte spari prima lei, non spari lei, eccetera, cose che ormai non succedevano. E devo dire anche che ho visto recentemente, sere fa, quel bel film La grande guerra con Gassman e cose eccetera, e ho rivisto vicino alla guerra in trincea. Era una cosa un pochino triste, ma comunque anche lì in un certo senso c'era una parte e c'era l'altra. Quindi a proposito della lotta partigiana, il sistema, che d'altra parte non poteva fare niente di diverso, i repubblicani o i repubblichini, li chiama lei come vuole, non l'hanno fatto perché almeno fino al 25 aprile non avevano bisogno perché erano, diciamo, un po' i padroni di casa. I partigiani invece sono un po' rifugiati e non mi piaceva molto nel sistema nascosto dalla nebbia, sparare alle spalle e scappa, insomma. Come militare di lunga data non mi stava tanto bene questo tema. Però a parte questa cosa relativa, quello che invece non mi va bene per niente è il comportamento un pochino più sostanzioso. C'è chi, sia pure con questi modi qui, ha fatto una sua battaglia contro i tedeschi, eccetera, eccetera. Mi viene in mente, per esempio, un Edgardo Sogno, per dire. E c'è invece chi ne ha combinate un pochino troppe. Quelli che ne hanno combinato un pochino troppe non mi stanno molto bene, non mi stanno bene per niente. Quelli che hanno fatto una guerra a modo loro, ecco, tutto sommato io li paragono un pochino a noi. Anche dalla nostra parte c'erano delle forze politiche, brigate nere, eccetera, che molto spesso, devo dire che durante il periodo abbiamo più che altro saputo dopo, non ci siamo occupati molto, ma le malefatte eventuali delle brigate nere, eccetera, i rastrellamenti, oggi se ne parla con orrore, facevano i rastrellamenti. E beh, ma se c'hai dei gruppi di persone anonimi, sbandati, nascosti nella tua terra e tu c'hai delle forze armate, che vuoi fare? I rastrellamenti sono una normale operazione di polizia, come si è cercato di fare, per esempio, che posso dire, con la mafia in Sicilia. Oggi la parola rastrellamenti fa sempre pensare a cose orribili, ci sono state anche senz'altro cose orribili, non lo metto in dubbio, ma per quelli che non l'hanno fatta per me è una cosa abbastanza normale. E nei due casi li paragono un pochino a noi, perché tutte e due in fondo, loro partigiani senza, diciamo, pendenza a codice penale, diciamo, e noi eravamo nei rispettivi campi due forze armate che non avevano accettato la situazione e che cercavano, con scarse possibilità materiali, di far vedere noi che non eravamo d'accordo con l'armistizio e loro che non erano d'accordo con i tedeschi, o chiami quello che vuoi, insomma. Tutte e due abbiamo cercato di fare le stesse cose. Tutte e due, devo dire, abbiamo svolto le nostre opere con pochi risultati concreti, perché insomma noi ne abbiamo buttati giù di parecchi alleati da bombardamento, però insomma la pulce sull'elefante. Abbiamo dato un po' di fastidio agli alleati, direi, ma niente di più. E d'altra parte sostengo che i partigiani che non hanno commesso delle cose da codice penale, diciamo, anche loro dal punto di vista operativo militare non potevano, non hanno combinato granché.
Anche oggi, se non è molto popolare dirlo, dirà che io sarò ormai un vecchio inacidito, non lo so io, ma se non è molto popolare dirlo, per me resta un pochino il sospetto che se per caso non fosse passato da queste parti un notevole contingente di americani ed inglesi, noi forse oggi avremmo ancora gli ufficiali dell'SS in piazza della Repubblica e si fanno una granita di caffè con panna al bar. Non mi dicano che rompendo una rotaia o facendo saltare un camion hanno impedito le forze tedesche, praticamente hanno operato come hanno voluto, con il piccolo fastidio di queste punzecchiate. Gli alleati hanno bombardato come hanno voluto, col piccolo fastidio che non gli davamo queste posizioni. Ne abbiamo buttati giù di aeroplani, ma fa ridere quelli che abbiamo buttati giù rispetto a quelli che c'erano. Tant'è vero che i risultati di bombardamento sono visti. Questa è un po' la mia idea della guerra partigiana.